È andato storto che forse abbiamo sempre pensato che la colpa fosse di qualcun altro. Per quello che sono stati i miei incontri fino ad oggi, si è sempre pensato che la colpa, la responsabilità di una decisione fosse di qualcun altro. E forse abbiamo sempre pensato a degli sforzi enormi, quando in realtà il cambiamento doveva partire da piccole cose puntuali da far succedere nelle nostre vite, che il cambiamento non deve essere un cambiamento guidato da dei KPIs, ma un cambiamento interiore. Siamo all'Innovation Hub dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. È il primo acceleratore di start-up all'interno di un aeroporto in Europa. Qui si sviluppano ogni giorno progetti e soluzioni innovative e da qui parte il nostro viaggio verso i futuri in arrivo. Questa è una storia di clima, di cibo e di pace, ma soprattutto la storia di una donna che attraversa il mondo per rispondere in fondo sempre alla stessa domanda: quale futuro vogliamo nutrire? Convinto com'è che il cibo sia una forma di diplomazia e che per cambiare le cose bisogna partire da lì. Benvenuta a Fly Me to the Moon Futuri in Arrivo a Sara Roversi. Grazie Riccardo per questo invito. Dopodiché diciamolo, se no non si capisce la confidenza, siamo amici da 15 anni, la conosco e la seguo da tanto tempo. Oggi siamo nella versione in cui parliamo di tutte, in cui tu rispondi a delle domande. Che non è mai successo. Esattamente, perché è difficile fermarti. Partiamo dalla domanda più banale. Quando tu racconti quello che fai e che cosa sei, cosa rispondi, visto che è difficile afferrare, diciamo, la complessità di quello che fai? Chi Non sei? facile rispondere a questa domanda. Eh, Sono un'imprenditrice sociale, un'attivista seriale. La parola seriale mi ha sempre accompagnato. All'inizio ero imprenditrice seriale, ma imprenditrice solo non era abbastanza. ci hai messo sociale. Ci ho messo sociale, ci ho messo attivismo, ci ho messo tanti altri pezzi. Sono un mosaico fatto di tutte le storie che incontro. Senti, un nostro comune amico ti ha definita architetta di connessioni, tessitrice di ecosistemi invisibili che diventano radici, foreste e rivoluzioni. Che mestiere è? Il mestiere che sto praticando da quando ho incontrato in particolar modo l'ecosistema e la comunità di Pollica. L'ho sempre fatto in realtà in tutti i progetti che abbiamo realizzato, Tu parli di però... Pollica come se fosse New York, la gente forse non sa neanche dov'è Pollica. Ma adesso glielo facciamo Sì. scoprire. Però, Parli ecco, sempre di Pollica. questo incontro è stato un incontro che è diventato scuola e mi sono resa conto che per costruire il futuro io sono sempre partita da molto lontano. Ho sempre costruito il futuro partendo da Tokyo, Singapore, Shanghai, San Francisco, New York. Non sono mai partita infatti- a costruire il futuro dalle radici. Allora, Pollica in Cilento, però tu ti si trova un giorno in Giappone, il giorno dopo all'MIT di Boston, poi a San Francisco, poi magari alla COP, andrai a quella di Belém, sicuramente sei andata alle altre. Quasi tutti i giorni sei su un meridiano diverso. Conosco solo un'altra persona come te, che è Carlo Ratti. Che cosa lega tutti questi viaggi? Qual è l'obiettivo che tiene insieme tutte queste attività che fai? Facciamo qualche passo indietro. Come è cominciato il percorso che abbiamo, diciamo, cominciato a comporre assieme a tanti, che ha dato vita all'ecosistema del Future Food Institute, Che tu fondi nel che 2014. io fondo nel 2014, che nasce in realtà nel 2012 come idea, come necessità. Nasce nel 2012 perché da giovane imprenditrice ho l'opportunità con Confindustria di partecipare al G20 dei giovani imprenditori. Quell'anno era a Skolkovo, a Mosca. E in quel contesto ero lì con il mio cappello di giovane imprenditrice che veniva un po' dal mondo del tech, un po' dal mondo del food. E mi sono resa conto, partecipando ai vari tavoli di lavoro, anche ascoltando il nostro Sherpa e gli altri delegati che magari avevano un po' più di esperienza di me, mi sono resa conto che tutte le carte che mi passavano tra le mani avevano un messaggio molto chiaro: il cibo è sempre coinvolto, il cibo è sempre responsabile, il cibo potrebbe essere una soluzione. E quindi sono tornata indietro da quel viaggio con la frustrazione del essere quotidianamente coinvolta nel prendere delle decisioni che possono cambiare la vita alle persone, perché quando hai a che fare con il cibo, qualsiasi cosa
tu faccia può generare un impatto o sull'ecosistema che ci accolge, sulla vita di qualcuno, sulla salute di qualcuno. E da lì ho cominciato a farmi delle domande, a fare delle domande agli amici imprenditori. Lo senti dal mio accento, tu lo sai, sono di Bologna. E nella mia regione chiunque ha a che fare con il cibo. O perché sei nella subfornitura della filiera agroalimentare, o perché lo produci, o perché lo mangi e hai una nonna che ti ha insegnato qualcosa, un po' come tutti noi italiani. E da lì ho cominciato a fare delle domande agli altri colleghi imprenditori e non c'era nel 2012 assolutamente la consapevolezza di quanto il cibo fosse connesso con quelle che sono le sfide planetarie. Quindi banalmente dal cambiamento climatico alle ingiustizie sociali. È tutto Assolutamente, collegato. alla salute. Però ti chiedo una cosa, no? Tu fino a quel momento, io l'ho scoperto questo weekend studiando l'intervista che dovevamo fare insieme, avevi lanciato dei progetti come O Fiore Mio, Tortellino Bologna, True West, Burger Well Done, Dolce Vita Italian Cream Experience, So Sushi, anche il sushi, anche, la prima catena di eh, sushi in Italia. però ne avevi già lasciate tante. Poi a un certo punto c'è un cambio, cioè che cosa tiene insieme? Come quando Steve Jobs ha raccontato che quando poi è tornato all'Apple gli era servito anche fare il corso di calligrafia e che l'ha portato nei caratteri di Apple il fatto di aver imparato a scrivere bene. Che cosa lega Tortellino, Fiore Mio e Burger Well Done con il Future Food Institute? Qual è il nesso? E qual è stato il cambio che c'è stato? Guarda, il fatto che lavorare nel food, sia nell'agricoltura, perché c'è anche un'azienda agricola in in questi ambiti, sia nella ristorazione, ti permette di entrare a contatto con tradizioni, culture, gusti, ascoltare il cliente, essere quotidianamente in ascolto di quelli che sono i bisogni, le volontà, le necessità. Il cibo incontra tutti. Il cibo. Però tu diventi un'imprenditrice sociale lì, allora, fino a quel momento eri un'imprenditrice punto, come mi hai raccontato prima. Sì, ero un'imprenditrice, punto. Sempre Sì. però ispirata da progetti che avevano un senso. Qual è la Anche missione dell'istituto ed è cambiata in questi 10 anni? no, la missione e i valori che la guidano non è mai cambiata, nel senso che è nato Future Food Institute non per progettare la nuova carne in vitro, non per creare Anche la se si nuova chiama future, quindi uno può stampante. immaginare che il cibo del futuro è appunto tecnologia, mentre tu poi alla fine ti rifai le tradizioni. Assolutamente sì e no, nel senso che la tecnologia è parte integrante. La tecnologia è uno strumento. All'inizio, ovviamente, quando siamo partiti e abbiamo preso un aereo per andare in Silicon Valley, dove c'era un nostro amico che faceva lo chef in Facebook e mi dice: guarda, qui fanno hackathon per tutto. Facciamo un food hackathon, vieni a darmi una mano. E che cos'è un hackathon? Era il 2012, non c'era mai stato un hackathon in Italia in quell'epoca, non se ne parlava 2012 e lì sì, e dopo da lì abbiamo cominciato a capire che la tecnologia stava entrando nel food. Google mi coinvolge, divento uno dei membri del Google Food Lab, ancora faccio parte di questo gruppo che ormai da più di 10 anni e mi rendo conto che la tecnologia si comincia a interessare tanto di cibo, che la tecnologia è parte integrante di questa trasformazione. Senti, di solito quando si fanno le start-up o le imprese, partire in Italia in questo momento non è un vantaggio. Con il cibo è stato un vantaggio andare da Google o da altri e dire vengo dall'Italia, col cibo ho un rapporto diverso di quello che avete voi? Ma guarda, quando io sono andata là per imparare, come faccio in qualsiasi contesto. Sono andata là per imparare perché? Perché vedevo che nel mondo si parlava tanto di Food Innovation Valley che erano molto lontane dall'Italia e quello che poi è diventato vice president di Google, che è Michael Bucker, e in quel momento guidava tutto il team food in Google, mi disse: ma tu sei italiana perché dici che non hai nulla da raccontare quando parli di Non ci cibo? credo che tu dicessi che non avevi nulla da Beh, in raccontare. realtà, sai, quando in quel momento lì vedevi che il mondo e l'innovazione andava da una parte e l'Italia 2012 ancora non si faceva queste domande sull'innovazione e anzi l'innovazione era vista come un nemico. Dobbiamo combattere l'innovazione perché dobbiamo proteggere le nostre tradizioni. Nessuno aveva mai capito che invece dovevamo accogliere l'innovazione per tramandare le nostre tradizioni. Allora capisci che quel passaggio è Allora, stato fermiamoci fondamentale. un attimo sull'idea di cibo che avete al Future Food Institute. Quindi mi hai detto non carne in vitro, per esempio, no? O no, o non per ora. Dove è necessario. No. E il fatto è che purtroppo il mondo, e mannaggia, la stampa, i giornalisti, maledetti, quando prendono un titolo e pensano che con quel titolo dobbiamo comprendere tutto. Non ci siamo mai Allora, fatti le domande giuste
e non abbiamo mai fatto capire alle persone cosa serve e dove, quali sono gli impatti positivi e negativi, non abbiamo mai fornito abbastanza informazioni per prendere una decisione più informata e consapevole. Non sono per il no, figuriamoci. Ho cucinato il soffritto a casa di Mark Post, che è colui che ha inventato il primo esperimento sulla carne in vitro, erano più di 10 anni fa, e oggi abbiamo passato mesi in cui è stato visto come il demonio. Non ci siamo fatti la Dipende domanda da all'inizio. alcuni Da sì, da alcuni alcuno? no, in questo No, paese, in certo, Italia, certo, certo. certo, dico qui. Però In nel Italia, come l'abbiamo raccontato abbiamo fatto un grande danno, perché in realtà ci sono delle grandissime opportunità. Non è detto che debba essere utilizzato e adottato ovunque, perché le soluzioni sono tante e ogni posto nel mondo ha bisogno di una soluzione diversa. Quindi c'è anche quello, ma non è l'unica soluzione. senti, sei stata definita appunto tessitrice perché sei stata capace di tessere relazioni e costruire progetti più diversi. Ogni tanto quando ci sentiamo stai con Richard Branson o sei nella commissione di Kofi Annan sul futuro del cibo. Avete presentato da poco un rapporto sullo stato del cibo nel pianeta. Che cosa è emerso e che cosa hai imparato da questa commissione Kofi Annan? È emerso che dobbiamo imparare a collaborare meglio, che abbiamo toccato il problema solo nella surface, dobbiamo andare a fondo, dobbiamo lavorare con le comunità, dobbiamo lavorare con i giovani, e servono tante cose che fino ad oggi forse non abbiamo toccato per paura di rompere lo status quo, di rompere il sistema. Oggi tutti dobbiamo rimboccarci le maniche, perché il mondo è cambiato e quindi deve cambiare anche il modo di fare diplomazia. E una cosa che ho imparato e che credo sia fondamentale: dobbiamo proteggere tutti gli spazi di rapporti multilaterali, che purtroppo in questo momento storico non sono facilitati, perché ovviamente viviamo un momento storico abbastanza complesso da gestire. Tu intendi la FAO, le Nazioni Unite, le COP, tutti Assolutamente questi sì. momenti in cui il mondo si ritrova a discutere? Sì, che Però alcuni ovviamente dicono non producono nulla. è proprio quello il fatto. Io Cioè, cerco di ascoltare tutte le voci, di farmi un'idea. In realtà puoi vederla come che producono tanto o come che non producono nulla. Sono momenti nei quali magari quello che viene raccontato ed è il risultato di un trattato non ci soddisfa abbastanza, ma tutto quello che succede attorno, delle connessioni, delle relazioni che iniziano in quei contesti, magari generano degli impatti enormi. Nessuno li racconta. Per quale motivo io dovrei andare a perdere del tempo in quei contesti? Ma forse perché lì in realtà rincontro dei partner, incontro dei collaboratori, diamo vita a dei progetti e soprattutto ci connettiamo con chi nel mondo oggi sta tessendo quelle relazioni che stanno cambiando le cose dal basso. Oggi c'è un grande movimento che sta cambiando le cose dal basso. raccontacelo perché a leggere i giornali, sempre colpa dei giornalisti, vediamo soltanto il resto del mondo. Esatto, Spiegami di questo purtroppo movimento dal basso perché non lo vediamo. ed è il bello che sta succedendo e che dovrebbe prendere più spazio. Ci sono tantissime comunità nel mondo, posso farti mille esempi, ma tantissime comunità che stanno unendo le forze e stanno innescando dei processi di rigenerazione dal basso, da di Che lato, intendi per dall'alto. rigenerazione territoriale, agricola, quello che sia? Che Mi economia è piace l'economia rigenerativa? chiamarle terre future, lo Citando Papa sai. Francesco e Carlo Petrini. Cito Papa Francesco e Carlo Petrini. Ho il libro di Papa Francesco e Carlo Petrini qui con me, Mm. perché quel libro è stato per me Qual è il game messaggio di quel changing. libro? Ti dico qual è il messaggio di Sara, dopo che ha digerito quel libro, perché quel libro non basta leggerlo, bisogna provare a metterlo in pratica. Per metterlo in pratica serve tempo e serve un cambiamento radicale e profondo. Io ero su un'autostrada tra Tokyo, Shanghai e New York e San Francisco e ho deciso di mettere la freccia. Fra Tokyo, Shanghai, New York e San Francisco? Sì, Ah, ok, cioè, metaforicamente un'autostrada. Sì. esatto. Ho deciso di mettere la freccia e fermarmi a Pollica, in Cilento. Sono andata da Parmenide e ho capito che dovevo ripartire da lì e che il futuro, per costruirlo, dovevo, diciamo, basarlo su radici molto profonde, e che mi ero persa dei pezzi. E da lì ripartiamo, da quelli che sono per me alcuni Cioè tu elementi. decidi di fare a Pollica un laboratorio di terre future. L'ho detto male? Io scopro lungo il cammino che Pollica può diventare un posto che rappresenta le terre future, le aree marginali
che sono ovunque, abbiamo delle aree marginali molto vicine a noi, che non consideriamo tali, ma che in realtà racchiudono dei valori e del valore inespresso. Le terre future sono tutte quelle aree marginali ad altissimo potenziale. In questo momento storico c'è chi Senti, cerca il futuro altrove. ma raccontaci un po' di Pollica, che io credo che molti di quelli che ci ascolteranno non hanno mai sentito nominare. Che comune è? Che posto è? No, raccontiamo chi mi ha presentato Pollica. Pollica mi è stata presentata da un regista americano che in occasione del G7 nel 2017, qui in Italia, ho avuto l'occasione di premiare. E questo regista americano mi dice: ma Sara, ma tu sei sempre in giro a parlare delle Nazioni Unite, di qua e di là, a parlare di cibo e climate change, non parli mai di dieta mediterranea? E la mia risposta è stata: è una roba da vecchi, perché devo parlare di dieta mediterranea? E lui mi dice: ma Sara, cioè stai in Italia e io sono a New York e ho comprato casa lì e ho studiato la storia di Ansel Keys, voglio raccontare quella storia pazzesca, tu sei in Italia. Io dico: sì, sono in Italia, allora, cioè il futuro è d'altrove. E lui invece mi fa riflettere, mi diceva: scusami Sara, ma tu sei in Italia, sei il paese scelto dalle Nazioni Unite per essere il quartier generale che si occupa proprio di cibo, agricoltura, FAO, IFAD, World Food Program, sono lì, non Tutto sono a qua. Ginevra, non sono a New York. In Italia è nato Slow Food, cioè l'unico movimento al mondo che ci dice cibo buono, giusto e pulito, è quello che tu fai dalla mattina alla sera, ma tu scusami, sei qui e vai a cercarlo in giro per il mondo. E io gli dico: sì, ok, quando avrò tempo verrò a trovarti a Polica, poi mi spieghi perché la dieta mediterranea è... Quindi a un certo punto decide di mettermi in copia in una mail con il sindaco e per un po' di mesi abbiamo cercato di incastrare i nostri viaggi. Era il 19 dicembre 2019 quando io sono atterrata qui a Fiumicino, ho preso il Leonardo Express e sono arrivata a Roma Termini e ho incontrato il sindaco che mi dice: guarda, poi quando avrai tempo tu, se vuoi, io sto a Pollica. Da lì a poco è scoppiata la pandemia. Il sindaco E si chiama? Stefano È Pisani. ancora lui, tra l'altro. E come? Certo. E come? E scoppia la pandemia e quell'anno noi avevamo con la FAO programmi in 10 paesi diversi e quindi abbiamo dovuto cancellare tutti i nostri bootcamp che formavano climate shapers in giro per il mondo e il sindaco mi dice: senti, se poi hai tempo, visto che adesso sei bloccata e non ti puoi muovere, se vuoi puoi venire a Pollica, vedi se riesci a far venire i ragazzi in Italia. E quindi non c'era ancora tutto il meccanismo dei vaccini eccetera, insomma riusciamo a far venire in Italia i ragazzi. E I quell'anno ragazzi, i Climate da Shapers, tutto il che mondo sono... sono persone dai X anni in poi, senza età, che hanno voglia di cambiare qualcosa nelle loro comunità, nella loro propria azienda, nella propria scuola, nella propria casa e E nella voi propria li piazza. formate a Noi che li cosa? Al cambiamento. formiamo al cambiamento, gli diamo strumenti per essere parte attiva nella loro comunità. Quanti ne avete formati in questi anni? Migliaia e migliaia In giro per il in mondo. giro per il E mondo. ne porti un gruppettino a Ne portiamo Pollica. un gruppo a Pollica e da lì parte tutto. Non un anno a caso, era il 2020 ed era un anno importante. Io non lo sapevo perché il nostro bootcamp, diciamo, inaugura in un giorno speciale. Non lo sapevo, l'ho scoperto quel giorno lì. Era l'anniversario della morte di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. Ma io non sapevo la storia di Angelo Vassallo, perché io mi sono persa questi anni in giro per il mondo. E quindi comincio a fare delle domande al sindaco, dico: scusami sindaco, raccontami sta storia. Ma come non conosci la storia di Angelo Vassallo? Ma scusami, ma non sai? E mi sono trovata in questo contesto con un peso di una responsabilità e di una storia, di un territorio che in realtà ogni giorno mi insegnava un pezzetto in più. Scopro che siamo nel Parco Nazionale del Cilento, che oggi protegge un terzo della biodiversità del Mediterraneo, dicono, e scopro, andando a incontrare i vari agricoltori, che è praticamente una mecca dell'agricoltura rigenerativa e c'è gente da tutto il mondo che va a studiare da Peppe Cilento, storico sindaco di San Mauro Cilento, che 50 anni fa fonda la prima cooperativa di quel territorio che oggi coinvolge più di 480 agricoltori, microagricoltori. Mm. E Hai usato lì, l'espressione però che va spiegata. Che cos'è l'agricoltura rigenerativa rispetto all'agricoltura che conosciamo? esatto, lì lui aggrega persone che praticano questa agricoltura che ha come primo elemento chiave la protezione e il valore del suolo, della terra, rigenerare l'ecosistema che parte da lì. Ed è una pratica che in realtà la gente vede solo dal punto di vista
chimico, scientifico, Sì. ma che in realtà nasconde un modello culturale, sociale di sviluppo che fa sì che tu devi lavorare insieme come comunità. Non è che il mio grano è più alto del tuo, che le mie mele sono più buone delle tue, che nel mio albero ci sono più mele delle tue. Le mie mele saranno migliori se anche le tue saranno migliori e dobbiamo insieme lavorare per proteggere il suolo, da cui parte tutto. E questo lo facevano lì. Questo l'hanno sempre fatto lì, ma non si sentono dei fichi. Cioè, ora fai l'agricoltore faccio rigenerativo e sono cool perché c'è Kiss the Ground e quindi io lo vedo in TV e faccio l'agricoltura rigenerativa. Lì hanno 90 anni e l'hanno sempre fatto. E l'hanno sempre fatto e te ne rendi conto perché? Perché se connetti la qualità di quell'ecosistema e i centenari di quel territorio, dici, questi qua ci stanno insegnando qualcosa. C'è un rapporto fra la dieta mediterranea, l'agricoltura rigenerativa e la longevità. C'è un rapporto tra la dieta mediterranea e la longevità e Pollica è il capofila di quella che è la Cioè, comunità emblematica della dieta mediterranea italiana. Dieta mediterranea è un patrimonio che molti hanno banalizzato, rendendolo un grande slogan di marketing. Dieta mediterranea, se elogiamo il dossier UNESCO, ci racconta che è non tutt'altro, ma è tanto di più. È tanto di più, è cultura, è tradizioni, è il convivio, è l'arte, la musica, le danze, è un complesso sistema culturale che noi abbiamo per troppi anni quindi quando banalizzato. posti quelle storie su Instagram dove si vedono queste tavolate infinite che poi alla fine ballate e cantate, è un pezzo del libro dell'UNESCO? È uno degli Sì, sì, ingredienti sì. fondamentali della dieta mediterranea. Quindi la Però convivialità. Ma la è vero convi- che stai cercando di realizzare un algoritmo che dimostra la correlazione fra dieta mediterranea e longevità? stiamo, non voglio dire sto, perché in Te realtà voi, te. è uno sforzo collaborativo enorme. Sì, Che vuol siamo in dire? tanti, nel senso che in questi Mm. anni noi abbiamo aggregato tante università, ovviamente la comunità e il territorio e abbiamo coinvolto tutti quelli che potevano aggiungere un pezzo. Questo algoritmo è un algoritmo complesso. Io sono partita dall'aver conosciuto tantissimi nonni che sono molto più in forma di me e qualcuno di loro ha già compiuto 100 anni e ho detto, caspita, se loro oggi nel 2025 vivono così, forse noi dobbiamo imparare qualcosa. E tutti dicono, ok, vuoi tornare indietro? No, non voglio tornare indietro, voglio semplicemente capire come tutto questo può diventare la nostra nuova vita futura in quelle che possono essere definite le terre future. Abbiamo un problema, però, perché queste terre sono aree marginali che soffrono dello spopolamento e se parli con i ragazzi ti dicono io da qui voglio scappare perché non c'è niente. Non ci sono quelle cose che magari un ragazzo di 15, 16, 17, 20, 30 anni trova in una grande città. E quindi? E quindi noi ora stiamo ricostruendo tanti pezzi assieme a quella comunità, ma insieme e quotidianamente impariamo dei pezzi e è bellissimo perché è presente i Fab Lab, ecco, noi siamo in un Fab Lab sociale. Ma, per esempio, tu parli di agricoltura, ti ho visto a volte anche a bordo di gozzi dove vai con i pescatori a prendere pesce. Che c'entrano anche i pescatori con questo discorso? I pescatori, gli agricoltori, i nonni sono i nostri maestri. Parlavo questa mattina con Vittorio, uno dei nostri maestri. La sua barca è diventata una delle nostre classi. E banalmente lui mi diceva, Sara, siamo disperati perché quest'anno siamo usciti un po' di volte a cercare le nostre care alici di menaica, pescate con la rete della menaica. Hanno pescato 10 alici. E allora, se io ricordo solo 5 anni fa, non 50, neanche 10, 5 anni fa, le serate che facevamo fuori con i nostri ragazzi e tornavamo con le casse piene di alici, Mm. capisco e ascolto quel grido e capisco che dobbiamo unire le forze per fare in modo che qualcosa cambi, perché queste coste, queste aree marginali vengono abbandonate perché non c'è più un'opportunità di vita e di sviluppo. Ma diciamo che quando si fa l'innovazione sociale come quella che tu fai, l'importante è l'impatto, no? Tu sicuramente a Pollica stai avendo un impatto, no? Anzi, hai preso una situazione, anzi, che era già un modello e stai avendo un impatto. Non hai la sensazione che sia come svuotare il mare con un cucchiaino guardando al mondo come sta andando? Te lo aggiungo usando una frase che l'altro giorno ha citato un tuo amico cantante degli Eugenio in Via di Gioia. È come la storia del colibrì che quando c'è l'incendio torna indietro per mettere una goccia d'acqua e spegnerlo e dice perché lo fai? Perché faccio la mia parte, che è una battaglia dimostrativa alla fine, no? Lo faccio perché penso che sia utile, ma non spegnerà mai l'incendio. Non hai il timore che tutto questo sforzo, tutti questi viaggi, tutte queste connessioni alla fine non basteranno?
Ci penso spesso, non ho questo timore solo grazie al fatto che ho un sacco di persone che poi dopo dicono: sai, ho visto quella cosa, la sto facendo a casa mia, sai, ho visto Mm. quella cosa, la sto facendo nell'arcipelago in Giappone, sai, ho visto quella cosa, la riproduco nella mia scuola. E quindi in realtà il fatto di fare e magari diventare esempio per altri, penso che sia il modo migliore per fare la nostra Per piccola vivere. parte. Sì. Cioè lo faresti anche se non dovesse finire bene perché è il tuo modo di vivere. Non ci sono alternative, perché se no allora buttiamo via tutto e non ci sono alternative. Io non vedo alternative. Senti, il senso del viaggio, a volte sono viaggi di diplomazia, le Nazioni Unite, la FAO, le COP, eccetera. A volte sono viaggi perché fai proprio dei progetti. Ad esempio in Giappone voi avete una sede, ma in Giappone fate una roba tipo pollica? In Giappone facciamo una cosa tipo pollica, facciamo varie cose tipo pollica. In Giappone la sfida è enorme, perché il nostro partner è un partner che vuole creare Regenerative City of Tokyo, quindi è logico che parlare di queste Cioè trasformare tematiche, Tokyo in una città se non rigenerativa? altro in un quartiere di Tokyo. E ovviamente è una grande sfida perché richiede un switch culturale importante e soprattutto un cambiamento che deve mettere a sistema lo sforzo di tanti stakeholder diversi. Se parliamo di un quartiere che è un quartiere finanziario, di business, di quelli che vivono solamente dal lunedì al venerdì, ovviamente ti metti le mani nei capelli nel weekend e non c'è vita, è un quartiere morto e l'ambizione di riportare la vita in questi contesti vuol dire riportare i mercati, riportare le famiglie, riportare quella che è una relazione di Come ci sei piazza. arrivata in Giappone? Ah Co- no, sono loro che sono arrivati da noi, non sono andata io a cercarli, come succede molte volte. Cioè un giorno hanno bussato da te e Sono hanno venuti detto al nostro Living Lab di Bologna e hanno detto noi vogliamo riprodurre questa cosa a Tokyo, vogliamo questa cosa in Giappone ed è successo prima della pandemia. Da lì noi abbiamo aperto, poi in realtà per noi il Giappone rappresenta tanto, ancora una volta è scuola. Dal Giappone impariamo tantissimo, in Giappone abbiamo trovato delle altre slow city che in realtà avevano già fatto un pezzo di strada con il sindaco Pisani quando lui guidava il network mondiale delle slow city e poi in realtà ci siamo connessi con alcuni geoparchi. C'è un geoparco che è quello di Oki Island, sono 188 microisole che ci ricorda molto anche il Cilento, che è un altro geoparco in realtà che avrebbe delle connessioni, ma dove le sfide sono molto simili. E quindi in questo caso noi abbiamo creato questa relazione con Oki Island e con altre realtà proprio perché ci sono delle analogie e nel creare il nostro modello imparato sul libro Terra Futura, perché ritorniamo sempre lì, capiamo che è un modello che può andare bene per tutti, in tutto il mondo, ognuno può prendere un pezzo e adattarlo alla propria cultura, alle proprie radici, al proprio heritage. Senti, in tutti questi viaggi che fai, tu racconti, no, i tuoi incontri con i contadini, con i centenari, con i pescatori, con le comunità locali, però ogni tanto ti si trova anche a Davos, al World Economic Forum o, che ne so, con Richard Branson. Come nasce il rapporto? Perché ti chiamano anche in quei consessi così, dove stanno i potenti veri della Terra? Non so perché mi chiamano, lo chiederei a Sì. loro, però secondo me Sei quel riusci- mondo li stai ha riuscendo a cambiare un bisogno di pochino? queste cose, ma il mondo cambierà se cambieremo il cuore delle persone e molto spesso pensiamo di mettere le bombe e affrontare le cose con scontri violenti. Io sono sempre convinta che dietro ad ogni decisione ci siano delle persone. Se queste persone le fai ragionare e crei delle relazioni che ti permettono di costruire qualcosa insieme, poi dopo le cose cambiano, anche all'interno delle grandi aziende. Ci sono grandi aziende che hanno avuto la fortuna di avere leader visionari che magari perché un figlio ha deciso qualcosa hanno poi loro cambiato le sorti dell'intera impresa. Tantissimi sono i grandi leader di impresa che ho conosciuto nella mia vita, anche di recente, che grazie alla parola detta da un figlio che ha detto: sai cosa, io non mangio più carne, sai cosa, io non vado più su quella barca, sai cosa, io smetto di prendere l'aereo, hanno fatto ragionare e prendere delle decisioni. Però ti devo chiedere, abbiamo fatto un evento insieme importante sul cambiamento climatico a Venezia, la Venice Climate Week, dove abbiamo chiesto a tutti gli ospiti di rispondere alla domanda cosa è andato storto. E non hai risposto mai tu a questa domanda, perché è chiaro che se ci troviamo nel mondo attuale, dove il cambiamento climatico è negato e dove viene esaltato il consumo di, non so, petrolio, cioè,
evidentemente qualcosa in tutto quello che abbiamo fatto in questi anni è andato storto e non ci interessa una battaglia solo dimostrativa. Tu che risposta dai? A cosa è andato storto e cosa dobbiamo cambiare da adesso in poi? È andato storto che forse abbiamo sempre pensato che la colpa fosse di qualcun altro. Per quello che sono stati i miei incontri fino ad oggi, si è sempre pensato che la colpa, la responsabilità di una decisione fosse di qualcun altro. E forse abbiamo sempre pensato a degli sforzi enormi, quando in realtà il cambiamento doveva partire da piccole cose puntuali da far succedere nelle nostre vite, che il cambiamento non deve essere un cambiamento guidato da dei KPIs, ma un cambiamento interiore. Tu quindi credi che tra governi, aziende, persone, le persone abbiano ancora un ruolo così importante nel cambiare il mondo? Sono fondamentali, sono fondamentali. Io ne sono fortemente convinta. È logico che abbiamo purtroppo dei limiti dati dal tempo. We don't have time, sappiamo che non c'è tempo. Dall'altra parte, per far cambiare le persone, purtroppo non puoi garantire in un quarterly report che ti cambio. Io posso cominciare a tessere una relazione, cominciare a condividere delle esperienze, riflettere con te e ognuno ha dei tempi di maturazione e reazione diversi, alcuni molto veloci, altri richiedono più tempo perché devi ricostruire un grado di fiducia tra generazioni, perché l'onda Greta è stata eccezionale, ma per un po' troppi anni abbiamo visto dog and pony di teenager sui palchi che ci interessavano solo perché erano belli e carini. Non noi, ma purtroppo il mondo che ci circondava era così, andavi anche ai grandi summit internazionali, abbiamo i giovani sul palco. E che cosa ce ne facciamo se con quei giovani non ci mettiamo a progettare il futuro? E dall'altra parte i giovani che dicevano voi ci avete lasciato un mondo che fa uno schifo ed è tutta colpa vostra. Adesso dobbiamo lavorare insieme a loro e dobbiamo costruire insieme la via d'uscita. Senti, a Come ne proposito di usciremo? giovani che ci dicono che gli abbiamo lasciato un mondo che è uno schifo, tu una volta hai detto che tutto questo lo fai anche per lasciare ai tuoi due figli un mondo migliore. Non ci stiamo riuscendo. O sì, o ci sfugge un pezzo della storia. Secondo me dobbiamo partire da, ripeto, piccole pollica, perché cambiare quello che sta succedendo sopra le nostre teste è molto difficile, ma se cambiamo tante piccole pollica, forse ci riusciremo. E il mondo forse è un po' più bello di quello che vediamo sui giornali che giustamente oggi ci stanno raccontando un mondo che è tremendo. Non voglio perdere la speranza perché sennò prendiamo tutti una navicella e andiamo tutti su Marte. Cominciamo col questionario per farti partire. Devi rispondere a 10 domande che saranno uguali per tutti gli ospiti. Ui, ok. La prima è: preferisci la pillola rossa o la pillola blu? Siamo a Matrix. Mamma mia. L'ignoranza e il conforto di una realtà illusoria o la conoscenza dolorosa della situazione? Io sono della conoscenza dolorosissima. Sono della conoscenza dolorosissima. Perché preferisco conoscere e provare a cambiare lo status quo e rompere il sistema e hackerare il sistema. Senti, puoi salvare un oggetto del passato e portarlo nel futuro, cosa ti porti? L'oggetto Un del centenario. passato che mi porto nel futuro, mi porto la terra. Una cosa piccola. No, no, un pezzo di Ah, di terra. terra. Terra viva. E se fosse un libro? Se fosse un libro, terra futura. E una canzone? Revolution. Revolution. Don't you know, talking about Senti, a un'invenzione che non esiste revolution. ancora ma che ti servirebbe. Il teletrasporto, che così non emetto più niente perché mi sento in colpa ogni volta che prendo un aereo. Hai 24 ore in un mondo senza tecnologia, che cosa fai? Vivo, abbraccio, sorrido, ascolto, mi godo il vento. Tu la usi un sacco la tecnologia. La uso un sacco, ma ho Sei anche sempre un connessa. sacco bisogno di questi momenti. Senti, puoi modificare una riga del codice della realtà, cosa cambi? Una, non tutto. Del codice della realtà. Vorrei togliere questa benedetta intelligenza artificiale che uso tantissimo, ma che ho paura che ci porti a sbattere. Non ti aspettavi questa mia risposta? Una volta io ho detto che il pessimista è un ottimista che non ce l'ha fatta. Ma come si fa a essere ottimisti oggi? Secondo me cercando di vivere e non lasciarsi vivere. E purtroppo
Ho detto questa cosa dell'artificial intelligence per essere un po' provocante, provocatoria, ma purtroppo vedo nei giovani, perché noi abbiamo ancora avuto l'opportunità di vivere, di esporci alle critiche, di combattere con qualcuno, vedo nelle nuove generazioni un grande rischio. Quindi io uso tantissimo l'intelligenza artificiale, vedo che se non forniamo ai ragazzi l'opportunità di sviluppare una mentalità critica, di vivere la vita vera, purtroppo li priviamo di un pezzo di vita importante e quindi in questo vedo il rischio e per questo ti ho detto intelligenza artificiale. Da un lato A che benedetta. età hai dato i social ai tuoi figli? I miei figli non hanno mai avuto limiti particolari, i miei figli non sono mai voluti entrare sui social, hanno sempre potuto fare quello che volevano e sono entrati sui social quando hanno deciso di candidarsi rappresentanti di istituto e i loro compagni hanno detto però devi fare la campagna sui social e quindi i miei figli in questo momento mi odieranno ma non hanno mai cercato quello, quindi bene così, però li ho anche esposti a quella vita, Certo. cioè al vivere, a venire con me a piantare il riso in Thailandia e tutto il resto, e a venire con me in Africa e venire con me a vedere quel mondo e a capire che i problemi se li vuoi affrontare devi andarci a sporcarti le mani e non serve l'abito firmato e tutto il resto. Senti, il più grande innovatore della storia, Steve Jobs, Leonardo da Vinci oppure chi? Steve Jobs. Davvero? Dico Steve Jobs perché Steve Jobs ha avuto la grande responsabilità di traghettare la bellezza nel nostro tempo, fatto di digitale, fatto di tanti altri elementi. Leonardo da Vinci era unico e solo. Steve Jobs era già in un mondo pieno di altri che facevano tecnologia e Steve Jobs, a differenza di tutti gli altri, è riuscito a fare la differenza e cambiare le nostre vite in un mondo dove la tecnologia era già super presente. Leonardo era solo, era un eroe, era un genio, unico al mondo. Alessandro Baricco ha detto che per vivere bene bisogna lasciare andare le cose a un certo punto, quando sono finite. Tu che cosa lasceresti andare? Alessandro Baricco ha detto bene, lascio andare in continuazione cose a cui magari ho voluto molto bene e che mi hanno dato tanto, ma che quando non vanno e non portano bene, non portano gioia, non portano felicità, vanno lasciate andare. Ogni tanto sono persone, ogni tanto sono cose. Adesso lascerei andare, la sto lasciando andare anche tante comodità di cui magari non abbiamo bisogno e vado più all'essenziale delle cose e delle relazioni. Senti, tu sei sempre in viaggio, quindi viaggi ogni giorno, ti trovo da qualche parte, ma potendo comprare un biglietto per il posto dei tuoi sogni, dove arrivi? Uh, ma in realtà ci sono un sacco di posti nel mondo Uno. che non ho ancora visitato. Il posto dei miei sogni. Ma i posti dei miei sogni sono quelli dove sono. E ho la fortuna di essere tutti i giorni in un posto diverso, sono le persone che fanno la differenza. Non te ne dico uno perché potrebbe essere Pollica, potrebbe essere casa, potrebbe essere dove sono i miei affetti, dove sono i miei figli. Quelli sono i posti. Oggi io mi muovo o dove c'è bisogno, dove si può fare la differenza, dove si può cambiare la vita delle persone in meglio o dove sta il cuore. Senti, cosa non può mancare nel tuo bagaglio a mano? Il mio passaporto, Beh, vivo con il mio passaporto quotidianamente, è sempre lì perché potrei sempre prendere un aereo e andare da qualche parte e quindi nel mio bagaglio c'è il c'è mio sempre. passaporto. Sì. Cosa ti porteresti in un viaggio importante, a parte il passaporto? In un viaggio importante mi porterei della melatonina perché devo dormire, devo riportare il sonno nella mia vita e non lo dico a caso. In un viaggio importante voglio essere io al 100% con la mia testa e il mio approccio critico. Se- E Senti, se non dormi, non puoi farlo. quanto dormi? Pochissimo, è per quello che ho bisogno Ah, della sì. melatonina. Senti, ci hai portato un libro? Sì, ovviamente, Terra Futura. Fammelo vedere. Ne ho due. È molto sottolineato perché è Ma noi lo vissuto. vogliamo E in realtà sottolineato. vi dico che non è il mio. Di chi L'ho è? rubato Andrea. no, dalla scrivania del sindaco. No. Perché quando io ho scritto il progetto per Pollica, in realtà non avevo ancora letto questo. E in Terra Futura ho ritrovato tantissimi dei pezzi che abbiamo scritto
nel progetto di Pollica, e quindi gli ho detto: sindaco, questo è tuo, stasera glielo dovrò riportare, perché sono andata nel suo ufficio ieri e gli ho detto: sindaco, ho bisogno della copia di Terra Futura. E lui carinamente. E lui carinamente ha detto: vabbè, me Sì, l'avevi vabbè, regalato, sì. se proprio vuoi riprendilo, e me l'ha ridato. Senti, prenditi 5 secondi per dirmi, ed è l'ultima domanda, cosa vorresti che dicessero di te? Vorrei che dicessero di me che ho fatto qualcosa di buono, ho lasciato il posto un po' migliore, ho aiutato qualcuno. Questo è quello che vorrei che dicessero di me, quello che mi impegno a fare tutti i giorni. Bene, grazie, va bene così. Grazie per aver viaggiato con noi. Io sono Riccardo Luna e questo era Fly Me to the Moon, il podcast che racconta i futuri in arrivo. Alla prossima tappa.